C'è un problema con la BYD ATTO 2 del 2026. La carta sembra quasi troppo completa per quello che costa. È compatta, elettrica, tecnologica e abbastanza spaziosa da sembrare una vera SUV. Ma allora dov'è il compromesso? Perché una cosa è leggere una lista di specifiche, un'altra è capire come questa macchina si comporta davvero quando la vivi ogni giorno. Oggi la guardiamo da fuori a dentro, dai fari ai cerchi, dal volante al selettore, dallo schermo alla batteria, dalla ricarica alla guida, e alla fine risponderemo alla domanda più importante. Vale davvero i tuoi soldi? Benvenuti su Valore Auto. Partiamo dall'esterno. La ATTO 2 Hectares è un design moderno, ma non cerca di essere aggressiva a tutti i costi. Il frontale presenta gruppi ottici sottili, con una firma luminosa riconoscibile, mentre il paraurti mantiene un aspetto pulito e moderno. Essendo elettrica, non troviamo la grande griglia tradizionale di un'auto termica. Il risultato è un muso semplice, ma abbastanza caratteristico. Dal lato, invece, la vettura sembra più robusta, i passaruota marcati, le protezioni scure nella parte inferiore e l'altezza da terra le danno una vera impostazione da SUV. Le portiere hanno linee pulite, le maniglie seguono il design della carrozzeria e gli specchietti completano una fiancata equilibrata. E poi ci sono i cerchi. Non sono soltanto un elemento estetico. Su un'auto elettrica dimensione dei cerchi pneumatici possono influenzare comfort, rumore e consumi. Dietro troviamo la firma luminosa posteriore, il portellone, lo spoiler superiore, il lunotto e il paraurti con protezioni inferiori. Il design non è esagerato, ma riesce a darle una personalità precisa. E adesso entriamo, perché qui la ATTO 2 cambia completamente carattere. Davanti al guidatore troviamo il quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Al centro della plancia c'è invece il grande display multimediale da 12,8 pollici, orientabile in orizzontale o verticale. È una delle caratteristiche più interessanti dell'abitacolo, ma attenzione, più tecnologia non significa automaticamente più semplicità. Il sistema offre molte funzioni, anche se alcuni tester hanno trovato la struttura dei menu meno intuitiva del previsto. La parte positiva è che BYD mantiene diversi comandi fisici, evitando di trasformare ogni funzione in un'operazione sul touchscreen. Il volante integra i principali controlli, e davanti al conducente troviamo le informazioni essenziali sulla guida. Scendendo nella console centrale, troviamo il selettore elettronico delle marce, insieme ai comandi della vettura, portabicchieri, vani portaoggetti, e secondo l'allestimento ricarica wireless e porta USB. È una soluzione semplice ma lascia più spazio utile rispetto a una leva tradizionale. I sedili anteriori hanno un design moderno e abbastanza avvolgente, mentre l'abitacolo combina superfici più morbide e plastiche rigide. La qualità percepita è buona, ma non dobbiamo confonderla con quella di un'auto premium, ed è un compromesso comprensibile considerando il posizionamento della vettura. Ma la vera sorpresa arriva dietro. Per una SUV compatta, la ATTO 2 offre una buona quantità di spazio. Il passo di circa 62 metri aiuta lo spazio per le gambe, mentre il tetto relativamente alto favorisce l'abitabilità per la testa. Per una coppia o una piccola famiglia, la seconda fila è quindi molto più utile di quanto le dimensioni esterne potrebbero far pensare. E questo significa che non è semplicemente una macchina da città. Può essere utilizzata tranquillamente come auto familiare compatta. Poi c'è il bagagliaio. Il volume cambia secondo versione e mercato, ma la capacità arriva a circa 400-450 litri, con i sedili posteriori in posizione e supera i 300 litri, abbattendo la seconda fila, a seconda della configurazione. Non è il riferimento assoluto del segmento, ma è abbastanza per la spesa, i bagagli e l'uso quotidiano. Ora arriviamo alla parte che può cambiare completamente il giudizio. La batteria. La ATTO 2 non ha una sola configurazione universale. Le versioni EV iniziali utilizzano una Blade Battery LFP da circa 45 kWh, mentre la Comfort utilizza una batteria più grande da circa 64,8 kW. Questa differenza conta davvero, perché cambia autonomia, ricarica e soprattutto il tipo di utilizzo che puoi fare dell'auto. La versione con batteria maggiore può arrivare fino a circa 430 km WLTP, mentre le versioni con batteria più piccola hanno un'autonomia dichiarata inferiore. Ma non confondiamo WLTP con autonomia reale. Temperatura, velocità, traffico, climatizzazione e stile di guida possono cambiare molto il risultato. In città una vettura elettrica, come questa, può essere molto efficiente. In autostrada, soprattutto ad alta velocità, il consumo aumenta. Quindi prima di scegliere la ATTO 2 devi capire come utilizzerai realmente la macchina. E questo ci porta alla ricarica.
La versione con batteria più piccola ha una capacità di ricarica DC più limitata, mentre la Comfort può arrivare fino a circa 155 kW e recuperare dal 10 all'80% in circa 25 minuti secondo BYD. Questa è una differenza enorme. Se puoi ricaricare a casa durante la notte, la velocità massima della colonnina potrebbe essere meno importante, ma se fai spesso viaggi lunghi e dipendi dalle colonnine rapide, la versione con batteria maggiore diventa molto più interessante. Quindi non scegliere semplicemente in base al prezzo d'ingresso, scegli in base al tuo utilizzo. E poi c'è la tecnologia BYD. La Blade Battery utilizza cell LFP e la piattaforma integra la batteria nella struttura della vettura attraverso la tecnologia cell to body. Sono caratteristiche che non puoi vedere dall'esterno, ma che fanno parte dell'architettura tecnica della ATTO. Ora premiamo l'acceleratore. La ATTO è una trazione anteriore e offre la risposta immediata tipica di un'auto elettrica. Non devi aspettare il cambio. Non devi aspettare che il motore salga di giri. Premi e la macchina reagisce. La versione EV iniziale dichiara 130 kW e 290 nanometers, con 0 to 100 km/h in circa 7-9 secondi. Quindi non è lenta, ma non è stata progettata per essere una sportiva. La sua priorità è l'uso quotidiano. Nel traffico urbano è facile da guidare, silenziosa e abbastanza compatta per parcheggiare senza troppi problemi. E qui arriva il compromesso. Test indipendenti hanno evidenziato una buona facilità di guida e un comfort discreto, ma anche uno sterzo poco comunicativo e una risposta delle sospensioni non sempre perfetta sulle strade più rovinate. Quindi, se cerchi emozioni sportive, non è questa la sua missione. Se cerchi una SUV elettrica semplice da vivere ogni giorno, il discorso cambia. Anche la frenata rigenerativa aiuta a recuperare energia durante le decelerazioni, anche se le impostazioni più aggressive possono risultare abbastanza evidenti. Poi ci sono i sistemi di sicurezza. A seconda del mercato e dell'allestimento, troviamo frenata automatica d'emergenza, cruise control adattivo, mantenimento della corsia, riconoscimento della segnaletica, monitoraggio dell'angolo cieco, telecamere e altri sistemi ADAS, ma ancora una volta, non guardiamo soltanto la lista. Alcuni tester hanno trovato gli interventi degli assistenti alla guida più invasivi di quanto avrebbero desiderato. Quindi la tecnologia c'è, ma tecnologia e perfezione non sono la stessa cosa. E ora arriviamo al prezzo. Ed è qui che il titolo della nostra recensione diventa davvero importante. Il prezzo della ATTO varia in base a mercato, versione e promozioni. Quindi bisogna distinguere chiaramente tra versione d'ingresso e comfort, perché una ATTO con batteria più piccola e una comfort con batteria da 64 8 kWh non offrono esattamente la stessa esperienza. La versione più accessibile può avere senso per chi vive in città e può ricaricare a casa. La comfort è molto più interessante per chi percorre spesso distanze più lunghe e vuole maggiore autonomia e ricarica più veloce. Ed è proprio questo il punto. Non devi chiederti soltanto quanto costa. Devi chiederti quanto devo spendere per avere la versione che realmente mi serve. Perché una macchina economica che non soddisfa le tue esigenze non è un vero affare. E arriviamo al verdetto. La BYD ATTO non è perfetta. Non ha la dinamica più sportiva della categoria. Il sistema multimediale può richiedere un po' di adattamento. Le versioni con batteria più piccola non possono offrire la stessa autonomia e la stessa velocità di ricarica della comfort. Eppure ha qualcosa di molto importante. Equilibrio daplaneni compatte, buona abitabilità, tecnologia, praticità, propulsione elettrica. È una proposta che può essere interessante per chi vuole entrare nel mondo EV senza acquistare una grande SUV costosa, per una coppia o una piccola famiglia, soprattutto con possibilità di ricarica domestica. La ATTO Hectares molto senso. Per chi fa continuamente lunghi viaggi autostradali invece, bisogna valutare attentamente la versione e confrontarla con le alternative, perché nel 2026 la concorrenza è forte, ma la ATTO non deve essere la migliore in assoluto. Deve essere abbastanza completa da farti pensare. Perché dovrei spendere molto di più? Ed è probabilmente questa la sua arma più forte. Quindi torniamo alla nostra domanda. Costa meno di quanto pensi? In molte configurazioni. Può essere una proposta molto competitiva. Ma vale davvero la pena? Se vuoi una SUV elettrica compatta, moderna, tecnologica e pratica per la vita quotidiana, sì, la ATTO merita sicuramente una prova. Se invece le tue priorità assolute sono autonomia reale molto elevata, ricarica rapidissima e guida sportiva, allora devi guardare anche alle sue rivali. Perché alla fine non esiste l'auto perfetta. Esiste l'auto giusta per il tuo utilizzo.
E la BYD ATTO 2 potrebbe essere molto più vicina a quella risposta di quanto il suo prezzo lasci immaginare. Ora voglio sapere la tua. Compreresti la BYD ATTO 2 nel 2026? Oppure sceglieresti una delle sue rivali? Scrivilo nei commenti. Se questa recensione ti è stata utile, lascia un like e iscriviti a Valore Auto. Perché qui non ti diciamo semplicemente che una macchina è fantastica. Ti diciamo dove eccelle, dove compromette e soprattutto se vale davvero i tuoi soldi.